Il sistema Mild Hybrid è una tecnologia molto semplice e facilmente integrata nel resto della meccanica e si basa su un motore termico diesel o benzina a basso impatto ambientale. Sono Nico Salomoni, presidente della Star Diesel e direttore tecnico. Noi di Star Diesel abbiamo un vasto range di ricambi per quanto riguarda appunto l'iniezione diesel abbinata all'ibrido e anche per quanto riguarda la benzina, che è un common rail diesel ma applicato alla benzina, quindi alta pressione, chiamato GDI, che vorrebbe dire Gasoline Direct Injection. Tutti questi ricambi sono disponibili sul nostro sito online. Le 4 tipologie di auto ibride sono il Mild Hybrid, il Full Hybrid, il Plug-in e l'elettrico al 100%. Il sistema Mild Hybrid è il primo passo verso il sistema ibrido. In questo caso il motore termico rimane sempre acceso, viene recuperata l'energia cinetica trasformandola in energia elettrica e quindi in questo caso si possono caricare queste batterie che sono batterie molto piccole. Nei casi delle Mild Hybrid si parla di volt, non kilowatt come le full electric, normalmente sono considerate batterie da 48 volt. Una cosa importante è che un Mild Hybrid non andrà mai 100% tutto elettrico. Il sistema Full Hybrid invece, a differenza del sistema Mild Hybrid, è un sistema che può ridurre notevolmente i consumi e addirittura alcune case motoristiche dichiarano che si possono percorrere 25-30 km con 1 litro e quindi crea dei grandi vantaggi per gli automobilisti. Le full hybrid hanno una batteria maggiore in confronto alle mild hybrid, sempre abbinato a un motore endotermico. In questo caso le full hybrid possono percorrere sino 10, 20, 30 km solamente al 100% elettriche, a differenza della Mild Hybrid che il motore rimane sempre acceso e quindi riducono i consumi notevolmente. Mild Hybrid e Full Hybrid usano il medesimo sistema di ricarica tramite la forza cinetica, quindi frenando l'energia si trasforma in elettricità. Questa elettricità viene incanalata in queste batterie grandi o piccole e dopodiché si ha la trazione elettrica. Il sistema invece plug-in hybrid è un sistema che chiaramente, come dice la parola plug-in, ha bisogno di ricarica, quindi in questo caso si possono usare diversi sistemi di ricarica o come in garage o con colonnine rapide. Questo sistema quindi ha bisogno di corrente elettrica per essere ricaricata. È il sistema maggiormente usato soprattutto anche in Italia, perché un italiano medio percorre 50-60 km al giorno, quindi questo è sicuramente il mix di ibrido perfetto per queste situazioni. Questo sistema chiaramente permette anche di muoversi 100% elettrico anche fino a 60-70 km se non oltre, e quindi è chiaramente green al 100%. La quarta famiglia è l'auto elettrica al 100% o pure electric, che è un sistema molto costoso e anche molto pesante in termini di peso, perché ha dei pacchi batterie molto pesanti. L'auto elettrica si può ricaricare in 3 modi: o da casa normalmente con una carica lenta, o con una carica fast, viene chiamata, con delle colonnine in casa dedicate che possono impiegarci circa 4 ore per la ricarica, e l'ultima che sono delle colonnine vere e proprie chiamate rapid, speciali proprio per la carica veloce, che dichiarano di caricare le batterie in circa 60 minuti con un 80% di carica massima. I vantaggi delle auto ibride sono numerosi, considerando i più efficienti full hybrid e plug-in hybrid. Con questi sistemi è possibile ridurre notevolmente il consumo di carburante. Inoltre, uno dei vantaggi consistenti delle auto ibride è la possibilità di inquinare meno, quindi una riduzione di CO2 e NOx. Le auto ibride garantiscono sicuramente anche delle importanti agevolazioni per quanto riguarda ecoincentivi o riduzioni di bolli anche per 3 o 5 anni, e
C'è anche la possibilità in Italia di entrare in zona a traffico limitato, quindi a emissioni zero per la città. Il costo di una batteria di un'auto mild hybrid può variare ampiamente, generalmente ha un costo che va dalle 600 alle 2000 euro. I costruttori garantiscono dai 5 ai 10 anni di utilizzo di questi pacchi batterie, oppure anche 150.000-200.000 km per le loro batterie, chiaramente dipende sempre dall'uso che se ne fa di esse. In Italia gli ecobonus statali dal 18 giugno 2020 sono stati rinnovati. I nuovi incentivi riguardano in particolare il sistema hybrid plug-in, con dei bonus che vanno circa dai 1.500 ai 1.500 euro, e invece per le full electric vanno dai 4.000 ai 6.000 euro, anche oltre. Viene quindi spontaneo domandarsi quando conviene acquistare un'autovettura ibrida. Gli automobilisti possono avere infinite necessità di guida e variare i propri bisogni. Generalmente le auto ibride sono convenienti se vengono guidate su percorsi urbani o extraurbani. La carica della batteria avviene con la frenata rigenerativa. Possiamo dire che il sistema mild hybrid, per esempio, permette di risparmiare circa un 15-20% rispetto ai motori diesel o benzina classici, senza usilio di batterie supplementari. Una precisazione importante da fare è che il sistema mild hybrid ha anche un peso maggiore rispetto a un'automobile normale, a un veicolo normale, e quindi se avessimo scaricato la batteria elettrica e continuassimo a percorrere una velocità costante, come ad esempio in autostrada, i consumi aumenterebbero notevolmente. La classificazione ambientale ad oggi è arrivata alla Euro 6D, che obbliga le case costruttrici automobilistiche a produrre propulsori diesel ancora più efficienti e benzina con sistemi di filtri antiparticolato ancora più efficaci. Le auto ibride ed le auto elettriche fanno parte della classe ambientale Euro 6, che rispettano i limiti previsti dall'ultima normativa europea. I veicoli endotermici possono fare parte di qualsiasi tipo di categoria di classe ambientale. La classificazione euro delle auto diesel o benzina infatti può andare dalla categoria 0, che è l'inizio della classificazione, sino ad arrivare appunto all'ultima, che è la 6D. Tuttavia la maggior parte dei veicoli in Italia sono classificati con Euro 4, Euro 5. Il sistema di iniezione diesel ad alta pressione, comunemente chiamato common rail, quindi di iniettori e pompe, è quello ad oggi più usato sui motori di ultima generazione. Noi di Star Diesel abbiamo disponibili un vasto range di ricambi, di kit di riparazione e altri particolari per questi sistemi di iniezione diesel, ma anche per i sistemi di iniezione benzina, che in questo caso ad oggi usano un sistema molto simile al diesel, common rail ad alta pressione, che vengono chiamati GDI, Gasoline Direct Injection. Tutte queste famiglie di prodotti li potete trovare sul nostro catalogo online con tutte le informazioni e immagini dettagliate.